Ciao, bentornati sul mio canale. Oggi sfogliamo insieme la mia boutique di dicembre 1989 e già vediamo che copertina meravigliosa che abbiamo con questa giacca con un collo estremamente particolare e iniziamo a sfogliarla subito. Allora, partiamo con le pubblicità. Questo era il sommario, poi ancora un po' di pubblicità. Qui c'era la rubrica dove si potevano fare delle domande e si avevano le risposte direttamente sulla rivista e il titolo era Parlatene con Francesca, a cura di Francesca D'Entreveste, non so chi sia. Ciao Francesca, grazie per aver risposto alle nostre domande. Poi andiamo avanti, qui c'era, a chi si abbonava alla rivista, facevano questo regalo, che erano utensili per la cucina. Molto carino. Poi qui a caccia di regali, perché chiaramente essendo dicembre siamo sempre sotto le festività natalizie, qui c'erano le proposte, idee che davano per i regali di Natale. Poi passiamo alle proposte delle passerelle, in questo caso era il Pret-à-Porter del 1989-1990, dove si proponevano le idee dei più grandi stilisti, che nella maggior parte dei casi erano quasi tutti italiani. E al tempo c'era pelliccia, pelliccia, pelliccia di gran voga. Ancora pellicce, alcune vere, altre sintetiche, sempre dalle passerelle. E poi qua iniziamo col primo modello, che si tratta di un tailleur dove c'è proposta la giacca e la sua gonna. Vediamo se riesco a farvelo vedere un po' meglio nel dettaglio. Vediamo. Era proposta in blu. Eccola qua. E poi nella pagina accanto, scusate, c'era la stessa gonna, che quindi qui riusciamo a vedere che si tratta di un tubino lungo fino alle caviglie, e poi era proposto questo corpetto che io trovo strepitoso. Vediamo se riusciamo a vederlo meglio nel dettaglio. Le mie manovre cinematografiche, vediamo, spero che si possa vedere leggermente meglio. Eccolo qua, torniamo, ok, poi andiamo avanti, rosso tentazione, questo bellissimo abitino drappeggiato sul davanti con la gonna arricciata. Vediamo se si riesce a vedere meglio, mi pare che il colore sia un po' sparato, no, non riesco. Comunque andiamo avanti, ancora rosso, un altro abito con corpetto a cuore e poi la gonna in tulle arricciata. Qui troviamo una camicetta, sì, era una camicia a doppio petto di seta. Poi ancora rosso, questo è un tailleur in tessuto goffrato e ha la giacca con baschina svasata, e poi c'era la gonna a tubo. Poi nell'altra pagina troviamo un abito in jersey elasticizzato che fascia è molto sexy, diciamo per le festività natalizie è perfetto. I colori li trovo pessimi nella mia camera. Poi qui cosa c'era? In questa pagina si parla della gonna, che in questo caso è proposta in velluto con questo gioco sul davanti un po' stondato. Poi di qua c'era proposto il bolerino, qui purtroppo è nero quindi non è possibile capire bene com'è il modello, e bolerino in taffetà cangiante, però qui non è molto ben visibile. Poi qui si tratta delle due gonne su due modelli diversi, una un po' a tubo dove l'orlo è stato fatto con un risvolto, onestamente non mi piace, però diciamo che forse a qualcuno è piaciuto. E poi qui invece una bella gonna arricciata, con un tessuto svolazzante, un crepe Georgette con sotto la sua fodera. Poi andiamo avanti, qui ancora si tratta della gonna, sempre in taffetà, che poi aveva un bordo di velluto ricamato, e qui invece c'è questa gonna sempre di velluto a tulipano, quindi ha tutte le pieghe in punto vita e poi si stringe molto sul fondo. Qui un'altra gonna, sempre una gonna a pieghe, però è di voile, quindi ha le sue trasparenze. Qui invece un'altra gonna di tulle, però un po' svasata, e ha anche la baschina che arriva qui sui fianchi. Qui un'altra gonna a vita altissima e a portafoglio, perché qui vedo che ci sono dei bottoni. Poi nell'altra pagina qui troviamo un'altra gonna, sempre con la vita altissima, con la baschina, e queste pieghe che sono poi
sono cucite fino, diciamo, a metà fianco, e poi hanno la bottonatura davanti e anche le bretelle. Poi andiamo avanti. Qui è proposta questa blusa in un tessuto elasticizzato con una scollatura abbastanza profonda. Qui invece troviamo una giacca in broccato nei colori dell'oro e del nero, molto elegante, che si potrebbe indossare anche oggi, volentieri. Poi giriamo pagina. Qui si tratta di un tubino aderente in velluto, dove poi è stato fatto questo gioco, diciamo, nell'orlo, con un tessuto a contrasto, in questo caso un raso, e poi è stato messo un fiore di tessuto. Vediamo se riesco a farvelo vedere un po' meglio. Eccolo qua, spero che si riesca a vedere un po' meglio. Ecco, vedete, poi ci sono tutte queste cuciture, che un gioco, insomma, per valorizzare un po' il tutto. E invece da questa parte, in questa pagina, è un vestito con il corpino in velluto e sotto c'è una gonna con 2 balze arricciate, velluto e taffetà. Poi andiamo avanti. Qui troviamo un bolerino con sotto il suo vestito, sempre un abito con bustino e gonna arricciata, e invece di qua c'è una giacca in tessuto damascato con questo grandissimo collo, non so se lo vedete, un collo molto grande che qui è proposto tenuto su, però non so se lo indosserei con un collo così ampio sul dietro. Vediamo la prossima. Qui si tratta camicette. Questa è una camicia in seta, elegantissima, perché una camicia così la usi sempre, non ha età. E invece qui troviamo un'altra camicia dove sul dietro c'è una grande plissettatura e anche i polsini sono plissettati, mentre invece il davanti, qui non è visibile ma io avevo visto il figurino, mentre invece il davanti è svasata, però è liscia, ha sempre il colletto ed ha la bottonatura davanti. La trovo interessante, direi, qualcosa di fuori dagli schemi, dalle solite camicie classiche di cotone bianche. Poi qui vediamo se riesco a fare delle inquadrature decenti, sono sempre fuori camera. Ok. Allora, qui troviamo una maxi camicia, che è questa bianca. Anche qui non è possibile vederlo, ma nel figurino è una camicia svasata dove hanno fatto un orlo un po' più alto del solito, circa 5 cm di orlo, anche se è un orlo cucito, diciamo, non è fatto a mano. Mentre invece in questa pagina troviamo questa camicia estremamente particolare. Guardate i dettagli di questa camicia. Al di là degli spallacci, che come ho già detto in più video a me non piacciono, però in questo contesto diciamo che ci sta bene. Allora vedete, una camicia bianca in seta, c'è questo collo con questa punta che sale, qui c'è un bottone, poi è tagliata simmetrica, qui è tagliata in vita, ci sono addirittura le tasche, questa è una tasca, e poi qui c'è una piega, no scusate, forse non è una piega, è leggermente svasata e quindi fa questo gioco, e poi qui asimmetrica, spalle ampissime e manica senza polsino, però bella stretta al polso, molto interessante, ecco, particolare senza dubbio, però diciamo d'effetto, di grande effetto. Qui è stata indossata su una gonna nera che richiama un po' i bottoni che sono stati applicati in nero. Questa è la giacca di copertina che abbiamo visto prima in copertina, e anche qui c'è questo collo a punta molto grande, molto d'effetto, però anche qui non so se la indosserei. Qui è stato usato un tessuto un po' goffrato, insomma un po' particolare, molto carino. Qui invece troviamo questo vestito che ha il corpino liscio, tagliato in vita, in velluto nero, poi hanno applicato questo fiocco, e qui la gonna è molto particolare perché sono, ora è molto difficile capirlo, ma queste sono delle strisce imbottite, rimboccate in sotto, e sono 1, 2 e 3 strati di 3 lunghezze diverse. La trovo interessante come idea, però ovviamente per una ragazza molto giovane che ha un fisico come la modella, perché tende ad allargare la parte dei fianchi, però la trovo interessante. Qui vediamo cosa c'è, qui c'è il verde, e qui troviamo questo collo drappeggiato fermato da una rosa e il tutto in chiffon, e si tratta di un giacchino di raso ad anfora, quindi stretto nel punto vita, che poi si allarga sui fianchi e tiene le spalle abbastanza scoperte. Qui invece un abito asimmetrico con drappeggi qui in taffetà. Lo trovo molto interessante anche questo. Vediamo se riusciamo a vederlo meglio. Proviamo a fare così. Vediamo se
mi cade tutto, ok, eccoci qua. Sì, forse ce l'abbiamo fatta. Allora, qui c'è il collo. Allora, questa è la parte dove è tutta drappeggiata dal sottoseno fino a metà fianco, punto vita, fino alla baschina. E poi c'è questo gioco di pieghe. Qui non so se è un fiocco. Poi la gonna è un po' arricciata, asimmetrica. Vedete la balza che davanti è più corta, dietro scende, si allunga. Molto, molto, molto interessante come modello. Torniamo, ok, poi andiamo di là. Qui è proposta questa giacca, in sé un taglio abbastanza classico con un collo a scialle, dove il dettaglio sta in questi manicotti in pelliccia sintetica dal gomito fino al polso. E poi in questa pagina c'è il completo, gilet e pantalone in velluto, e poi anche la giacca, molto elegante, molto elegante. Come abbiamo già detto, i gilet nel tempo tornano sempre di moda, quindi se avete un gilet tiratelo fuori, non mettetelo mai via perché prima o poi tornerà di moda. Quindi ho stato con una camicia con un grosso collo, una bella spilla, nel complesso mi piace l'outfit. Poi vediamo di là. Qui troviamo la giacca in velluto e un pantalone taglio classico, e qui invece, che mi piace particolarmente, troviamo un giacchino corto con la chiusura a doppio petto e collo a scialle, e poi sotto è stato abbinato a una gonna pantaloni. C'è un pantalone molto largo che però arriva diciamo alla metà polpaccio, ma forse qui non riesco a interpretare esattamente, più sopra la caviglia, diciamo così. E qui è portato con una bellissima camicetta bianca con questo volant, mi piace. Poi qui troviamo tutte le spiegazioni per i cartamodelli, poi qui i soliti cartamodelli che io chiamo le cartine geografiche, dove non sai mai dove finirai. E poi passiamo, andiamo oltre le descrizioni. Qui come sempre come le istruzioni per l'uso di cartamodelli, se uno deve allargare o stringere, trovare una taglia superiore o inferiore alla taglia proposta nei modelli, perché purtroppo a quei tempi, vedete, molto spesso i cartamodelli venivano proposti in due taglie, non venivano proposte tutte le taglie che vengono proposte adesso, come per esempio questo qui era proposto in taglia 42 e 44 e basta. Poi altre, vediamo, sì, faccio, poi questo era proposto nella taglia 44-46, però diciamo che proponevano solo due taglie, non riesco a capire il perché. Poi insomma chiaramente col tempo si sono evoluti. Poi dove eravamo rimasti? Qui, come prendere le misure, le taglie, come individuare la propria taglia, ok? Poi andiamo avanti con le solite pubblicità, e qui troviamo la parte per le taglie forti. In questa pagina c'è un tailleur in crepe dove c'è la giacca con le maniche a kimono, la scollatura appunto ovviamente è nero, non si vede purtroppo nulla, con una gonna a portafogli. Qui invece abbiamo la camicia che è di raso, che ha questo collo, non so come, non mi viene in mente, no, non mi ricordo come si chiama questo collo, ho un lapsus, dove però è stato applicato, spero che sia visibile, vediamo se riesco a farvelo vedere meglio, è stato applicato questo bordo prissettato, questo qua. Eccoci qua. Andiamo avanti. Ah, e poi c'era anche la mantella. Torniamo. Sempre le mie riprese da paura. Andiamo avanti. Qui invece è proposto un giacchino e una gonna, sempre nero, quindi non riusciamo a capire bene nel dettaglio com'è il modello. E in questa pagina invece ha un collo a scialle questa giacca abbastanza lunga, no scusate, è un camicione in seta, e poi ci sono i pantaloni. Questo era per le taglie forti, scusate, non l'ho specificato, anche qui ancora taglie forti. E troviamo una giacca con una gonna a tubo. La giacca nello specifico ha una chiusura a doppio petto, e poi è stato applicato, eccolo qua, è stato applicato sul bordo del collo del raso, sempre tono su tono, lucido. Anche qui troviamo una giacca, però con una bottonatura semplice, dove la parte del davanti ha un leggero smerlo, solo che purtroppo io credo che non si riesca a vedere nel video. Qui, dove ci sono i bottoni, la giacca non è dritta, ma è un po' smerlata. Sì, e poi ci sono dei ricami. E poi qui troviamo la parte per i bambini, guardate che belli, tutti in rosso, perché ripeto, eravamo Natale, quindi il rosso di Natale o il verde è sempre di gran moda. Poi ci sono i quadri,
le scarpettine di vernice, gioielli per le grandi feste, le perle, bello. Poi qui idee moda, montoni e pellicce, come indossarli, ancora pellicce, alcune vere, alcune sintetiche. Poi per il trucco per la serata, ancora trucco, make up, colazione da Tiffany, come allestire il tavolo, proposte, piatti, servizi per i pranzi o i cenoni, arredamento, guardate questo tavolo. E poi qui la parte creativa. Questo è un runner con centrotavola, i tovaglioli. Non mi piace, onestamente. Poi qui andiamo avanti. Per fare i ricami. Io non sono capace. E poi qui il menù. Un po' di cibo, le ricette, altre ricette, l'arrosto, grande classico. Qui come piegare i tovaglioli, appunti, notizie e attualità, informazioni e ancora pubblicità, profumi, orologi. Poi qui proponevano come fare un tailleur imprevedibile, però non c'è il cartamodello, ma ti spiegavano come creartelo da sola. Poi qui parlano del pizzo, sempre il pizzo, come proporlo, e qui come sdifettare alcuni problemi dei modelli. E qui finisce la rivista. Io vi ringrazio tanto per aver guardato questo video. Se avete voglia lasciatemi un like per farmi capire che questo video vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima rivista. Ciao ciao!